Poi, dritto al sodo, le fazioni che mi fanno sempre tornare a giocare a Warhammer 3 Vanilla, partendo dai vampirati, nello specifico il Conte Noctilus. Una fazione che si spiega da sola. Fortune favors the infamous. E se questo banger di trailer con tanto di host non fosse stato abbastanza chiaro, l'8 novembre 2018 questa fazione ha fatto il suo primo debutto nell'universo di Warhammer Fantasy, con un roster comprensivo di unità non morte ma a tema piratesco, perché ancora una lista sul gioco da tavolo di miniature collezionabili non era mai uscita, né tanto meno delle miniature. È stata la prima vera fazione creata ex novo dalla Creative Assembly. Mi fa sempre nostalgia tornare a giocare ai Vampiri della Costa, non soltanto perché sono un amante del genere piratesco fantasy, ma perché era un momento felice della mia vita in cui avevo veramente tantissimo tempo per giocare a Total War Warhammer ed ero stragasato da questa idea. Ho giocato così tante volte Noctilus che ormai non le posso nemmeno più contare. Le unità della Costa dei Vampiri sono principalmente unità da tiro con polvere da sparo, cannoni, moschietti, pistole, bombarde, qualsiasi cosa vi possiate immaginare. Peccato che non ci siano le battaglie navali in questo gioco, non ancora, però questa fazione riesce a portare con il colosso Necrofex le navi sulla terraferma. Questo è stato un meme per tantissimo tempo. È una fazione che si gioca molto bene in battaglia a tempo reale, ma che ha anche tanti punti di forza nella mappa strategica. Prima di tutto, come i vampiri possono reintegrare e reclutare istantaneamente le unità grazie alla rievocazione dei morti. Ma cosa peculiare, possiedono, non tutti i lord, solo alcuni specifici, la capacità di avere integrato nell'esercito una lista di edifici della flotta navale. Essenzialmente saremo una fazione a metà orda, quindi che si sposta senza avere insediamenti principali, e per l'altra metà con la capacità di selezionare alcuni insediamenti e avere o un insediamento classico, una fortezza pirata, o un covo nascosto che assomiglia alla città sotterranea degli Skaven. Inoltre avremo le cacce al tesoro e altre cose un po' buffe, appunto a tema marinaresco, piratesco. Prossima fazione e personaggio leggendario, il mutaforma con Tzeentch. Mi fa tornare sempre a riapprocciare il gioco la voglia di provare nuove sfide con questa fazione peculiare che si differenzia tantissimo dalla classica esperienza con Kairos, perché per quanto le unità siano le stesse, la campagna è completamente unica nel come deve essere giocata. Il mutaforma come lord leggendario infatti potrà assumere le sembianze dei lord leggendari che sconfiggeremo, ottenendo i bonus in battaglia di questi. Tutto il tema della fazione è ingannare e giocare scherzi alle altre fazioni, e questo viene completamente rappresentato dalla meccanica dei complotti. Questi sono divisi in scenari all'interno di regioni di gioco con piccole missioni che porteranno a delle risoluzioni in battaglia per ottenere dei bonus giganteschi e peculiari. I complotti coprono tutta la mappa di Imperi Immortali, il che ci rende facilissimo personalizzare l'esperienza e decidere un pochino dove andare a fare che cosa, con il vantaggio di non avere insediamenti fissi ma nascosti. Non potevo fare questo video senza inserire i miei amatissimi nani, nello specifico Thorgrim, il Sommo Re, che alla mia necessità manesca di immersione nella cultura nanesca risponde sempre come un old reliable. È sempre qui da Warhammer 1, non si sposta, e ogni nuova patch, aggiornamento ed espansione i nani diventano sempre più interessanti da giocare. Avrei voluto mettere un memino con Diggy Diggy All o qualche altra song dei Windrose,
ma copyright, quindi fate finta che ci sia tipo Ekrund in sottofondo, che tra l'altro è ispirata proprio a Warhammer. Digressioni nanesche a parte, lo start di Thorgrim è diventato nel tempo sempre più complesso, nonostante i primi nemici nella regione di Kara-Zakarak siano affrontabili. Siamo da subito schiacciati a panino tra diversi lord leggendari, ultimo dei quali Gorbad Assud. È una campagna sicuramente impegnativa e che io ripropongo a me stesso quando annoiato, perché molto spesso non va benissimo. Ecco, o in 25 turni riesci ad espanderti abbastanza nelle regioni limitrofe, principalmente Monte Gobba e Monte Ventaccio, altrimenti rischi grosso di venire accerchiato da quei nemici che naturalmente cresceranno perché potenziati per ora fino alla prossima patch da questo bias statistico dell'IA verso i suoi stessi lord leggendari sulle fazioni minori. A livello di meccaniche e tecnologie, con tutti questi aggiornamenti i nani sono a postissimo, si ha un sacco di scelta sia per giocare tall sia per giocare non short, wide. Fazione che non potevo esimermi dall'inserire ovviamente l'impero, però chi mi fa sempre tornare non è Karl Franz, è Balthasar Gelt, che con il suo nuovo start nel Katai è diventata una scelta quasi istintiva per delle campagne differenti dal solito. Certo, ci sono anche Marcus, Elspeth e Volkmar come alternative per l'impero, ma nessuno ha il carisma di Gelt, il patriarca supremo dei collegi della magia, che riempirà di metallo colante tutti i suoi nemici, baffando al contempo le sue stesse unità sia in mappa strategica sia direttamente in battaglia tempo reale. Inizieremo con un esercito completamente senza senso perché avremo i razzi tempesta infernale, alcuni incantesimi offensivi ovviamente con Gelt del sapere del metallo e delle grandi spade che non fanno proprio schifo, assieme a un'unità di cavalieri imperiali che recentemente sono stati un pochino migliorati a come erano prima, ma sono comunque forse una delle peggiori shock cavalry del gioco. Ma i nemici che dovremmo affrontare inizialmente dei ribelli del Katai non avranno nulla di che, e quindi riusciremo serenamente a qualsiasi difficoltà a liberarcene. Alla prima conquista avremo poi una scelta da fare subito, se essere amici di Zhao Ming oppure essere suoi nemici. Anche qui ci sono tante diramazioni possibili, spetta a noi di volta in volta, è uno dei motivi per cui a me piace sempre tornare a giocare Balthasar Gelt. È uno start sui generis. Ultima fazione, i guerrieri del caos, con Archaon il prescelto eterno. Fazione del pre-order del primo Total War Warhammer e che ha visto tantissimi cambiamenti, soprattutto di recente con l'uscita del terzo capitolo e col DLC Champions of Chaos, che è andato a fare un revamp completo alla fazione, a come viene giocata in battaglia e soprattutto in campagna. Sarà infatti di assoluta importanza far guadagnare più esperienza possibile alle unità, soprattutto quelle iniziali come i predoni, perché contrariamente alle altre fazioni non potremo reclutare consistentemente le unità di tier superiore, ma dovremo fare degli upgrade con le bande da guerra che saranno possibili solo se le unità del tier precedente avranno abbastanza esperienza. Già era una sfida perché in precedenza era una fazione orda e basta, adesso non è più così, però mantiene comunque tante piccole meccaniche difficili che rendono completamente diverso ogni volta e molto min-maxing tutto il gameplay. Il flavor di immersione è ovviamente essere il prescelto definitivo che porterà la fine dei tempi al vecchio mondo, Archaon, e che dovrà costruire una forza grazie alla soggiogazione di demoni, tribù della Norsca e altri campioni del caos, con un sistema di insediamenti basato attorno al modello fortezza oscura. Soltanto in determinate aree del mondo potremmo infatti stabilirci con una fortezza oscura, ma avremo sempre a disposizione i doni del caos come meccanica di fazione che ci aiuterà, a seconda della divinità fra le 4 o con le scelte indivise, a potenziare sia le nostre unità sia le nostre meccaniche di campagna.
Questa era la mia lista dal peggiore al migliore, se così si può dire, delle fazioni che mi fanno sempre tornare a giocare Total War Warhammer 3 Vanilla. Spero sia stato di vostro gradimento. Tirannomato out, questo è quanto.